Come puoi utilizzare la statistica per la tua azienda o organizzazione per valorizzare i dati che conservi? Benvenuto su Numeri per Decidere, il podcast di Staticalmo che colma il divario fra una scienza dei numeri temuta, la statistica, e delle realtà di aziende ed organizzazioni. In questo episodio ti faccio una lista di errori che trovo più comuni in ordine di frequenza. Ovviamente questa frequenza potrà cambiare col tempo, in tal caso farò un nuovo episodio. Parto subito. Numero 1, fare cruscotti su Excel oppure anche sui fogli di Google. In alcuni casi lo faccio anche io per una questione di comodità, ma cerco di limitare il più possibile, anche perché quando iniziano a diventare tanti grafici, tante tabelle pivot, tanti indicatori, diventa un pasticcio. Conviene collegarsi il foglio di calcolo di Google ad esempio su Tableau. Il Tableau ti consente di aggiornare il cruscotto dati in maniera automatica. Questa cosa l'ho spiegata spesso e qualcuno si ostina a voler buttare tempo evidentemente a fare aggiornamenti manuali. Quanto riguarda Excel, se Microsoft ha inventato Power BI, c'è un perché. Quindi sì, su Excel si possono fare cruscotti dati, ma io posso scavare una buca anche con un trapano. Evidentemente non è la scelta ottimale. Anche perché ad un certo punto, a seconda di come popoli il tuo foglio di calcolo, hai dei colli di bottiglia evidenti in termini di velocità. Tant'è che un mio professore di informatica ci chiedeva questo. Ragazzi, all'alzata di mano mi potete dire la definizione di Big Data? Dopo vari interventi lui rispondeva: secondo la cultura popolare, Big Data è quando l'Excel ti crasha perché hai troppi dati. Secondo errore, sbagliare i grafici. Quando io vedo un'azienda o comunque una persona che usa grafici a torta, già mi si accende una spia gialla, se non addirittura rossa. Essenzialmente i grafici a torta iniziano a diventare inutili quando hai più di 4 modalità per la tua variabile categoriale. Ad esempio, se vuoi avere una panoramica di quello che risulta il voto alle elezioni, hai n partiti. Rappresentare questi n partiti sul grafico a torta diventa un pasticcio. Ti serve un istogramma. Quando si hanno tante categorie, in questo caso i partiti, ma può anche essere tipo di prodotto venduto, ha molto più senso usare un istogramma, anche perché dall'istogramma hai anche un'informazione in più su quella che è la distribuzione della tua variabile. Molto probabilmente non si tratta di una distribuzione normale. Ovviamente l'istogramma ti dà questa informazione in più, ma se tu avessi direttamente un grafico di densità della distribuzione avresti ancora più informazioni sulla tipologia di distribuzione della tua variabile di interesse. Terzo errore, non avere un modo automatico per acquisire dati. Qui si finisce anche in un discorso che ho citato varie volte, ossia l'RPA, la Robotic Process Automation, che non è sempre applicabile. Nel senso, solo in determinati casi un'azienda ha un procedimento di ottenimento dati meccanico e quindi automatizzabile. In altri casi serve implementare quella che si può chiamare in italiano una conduttura o una tubazione dei dati. In altri casi l'ho anche chiamata catena di montaggio. Quindi abbiamo a che fare con un approccio da ingegnere dei dati. Più nello specifico, il processo si può riassumere in 3 parole: estrazione, trasformazione e caricamento. Faccio un esempio: supponi che hai 2 fonti dati, una proveniente dal CRM, l'altra proveniente dallo storico transazioni del tuo punto di vendita. Estrai i dati da queste 2 fonti, fai un po' di pulizia ed altri tipi di elaborazioni e li carichi su una base dati più centralizzata e successivamente utilizzi questi dati in un servizio che ti consente di fare report. Ad esempio nell'ambiente R abbiamo Markdown oppure Quarto, che è una cosa più recente. Senza questo processo abbiamo che nella maggior parte delle aziende scaricano i dati manualmente da ognuna delle fonti e successivamente li caricano sempre a mano su un foglio di calcolo. Nel migliore dei casi hanno una loro base di dati.
ad esempio un server MySQL, un Postgre, MongoDB, eccetera, eccetera. Poi chiaramente dipende anche dalla velocità e quantità di dati generati dall'azienda. Quarto errore, fare previsioni vendite troppo presto. A meno che non hai aperto da 3 anni, non ha senso, per una serie di motivi che ho anche spiegato in qualche video su YouTube. Io magari ti prevedo X vendite, peccato che quelle X vendite diventano possibili solo se non hai colli di bottiglia, lato risorse, lato personale che ti elabora i potenziali clienti interessati e così via. Quinto errore, fare ottimizzazione e conversioni tramite un metodo statistico. Anche questa cosa l'ho trattata più nel dettaglio in un episodio precedente. Essenzialmente potresti avere un problema di marketing e comunicazione a monte o non conosci la tua concorrenza e quindi l'approccio statistico risulta a tutti gli effetti uno spreco di soldi o comunque non una priorità. Sesto errore, partire subito con modelli avanzati anziché modelli di base. Nel fare cosa? Una determinata previsione o spiegazione di un fenomeno aziendale, di solito il fatturato. In altri contenuti ho spiegato che gli statistici hanno 2 tipologie di modelli, uno di studio e l'altro classificativo, perché ha prestazioni generalmente migliori nel fare previsioni ad un prezzo, ma questo è un altro discorso. Questo problema emerge quando il titolare di un'azienda o un suo dipendente cerca su Google come fare previsione, come fare modelli o varie cose connesse alla modellistica e purtroppo Google come primi risultati gli mostra guide o articoli scritti da chi ha avuto una formazione da informatico. Perché io vorrei ricordarti che la SEO, quindi la trovabilità di questi risultati, dipende da un fatto puramente aritmetico. Esistono più laureati e diplomati in informatica che in statistica. Ti faccio un esempio molto concreto. Nella mia facoltà, quando mi sono iscritto io, eravamo un'ottantina, adesso, se ricordo bene, hanno superato i 160 e hanno anche ostacolato l'ingresso. In informatica hanno 4 classi, noi ne avevamo solo una. Quindi è ovvio che per questioni di numerosità delle corti troverai molto più semplicemente guide o articoli scritti da informatici che sanno qualcosina di statistica, perché comunque in informatica, da quanto ne so io, Politecnico e non, c'è un corso di statistica e calcolo delle probabilità e spesso anche di modellistica, però lo fanno con una loro inclinazione, per non dire altro, che ho discusso in altri contenuti sia qui che su YouTube. Sesto errore, quindi siamo già sugli errori meno frequenti se vogliamo, è avere troppe fonti dati e troppi report, possibilmente costruiti a mano. Questo è un problema già delle medie aziende. Quando hai troppe fonti di dati e troppi report, serve anche avere un personale dimensionato correttamente per fare tesoro di tutte queste elaborazioni, altrimenti si crea un collo di bottiglia che non sa avvisare adeguatamente la parte dirigenziale dell'azienda. Un altro modo per risolvere questo collo di bottiglia è utilizzare la strategia menzionata nel terzo errore, ossia una conduttura dei dati o catena di montaggio, se preferisci, che automatizza una serie di processi, sia di raccolta che di creazione di report. Si può anche automatizzare a chi mandare questi report. Settimo errore, chiedere applicazioni statistiche in contesti casuali o troppo complessi. Avevo fatto un video su YouTube nella sezione richieste pericolose che aveva a che fare con la previsione di un numero, presumibilmente nell'ambito del gioco del lotto. Semplicemente non si può prevedere un numero casuale perché sappiamo già la distribuzione in probabilità che produce quei dati. Nel caso in cui il processo non risulta casuale, puoi costruire indubbiamente un modello, ma a quel punto rischi una denuncia perché non stai denunciando il gioco truccato. Un po' come quando compri biciclette rubate o telefonini che sono caduti dai camion. Con ambito troppo complesso intendo dire quella tentazione che alcuni imprenditori hanno di voler fare il denaro semplicemente utilizzando il denaro.
quindi fare denaro con la borsa. Capita che qualcuno chiede modelli che prevedono il prezzo del titolo X, ma come ho fatto vedere in vari video, è una cosa che generalmente costa tantissimo e fioccano anche le truffe, nel senso che magari trovi la sponsorizzata che ti dice robot trading, cose così, poi nel migliore dei casi hai un metodo di trading automatico che ti rende quanto l'aver investito in un titolo come ad esempio l'S&P 500 o il FTSE MIB. Se questi punti hanno evidenziato qualche problematica connessa alla tua azienda o organizzazione, mi puoi contattare sui principali social oppure sulla pagina contatti del sito staticalma.com e ci metteremo d'accordo. Se invece ho utilizzato termini che capisco solo io, mi puoi far presente questa cosa perché non mi piace parlarmi addosso, quindi cercherò di aggiustare il tiro nei prossimi episodi. Ciao e alla prossima!